Oggi vi faccio vedere come preparare hiyashi tantanmen, tantanmen freddo. Tantanmen è un tipo di ramen di origine della regione cinese dello Sichuan. Negli anni 50 uno chef cinese ha portato in Giappone questa ricetta e da quel momento è stato modificato per adattarlo al gusto giapponese. Il ramen a base di tahina di sesamo e salsa di soia ed è speziato con il pepe del Sichuan e l'olio piccante. Gli ingredienti sono la pancetta di maiale tagliata sottile, l'insalata, il cetriolo, lo zucchero, gli spaghetti cinesi essiccati per il ramen, la tahina, la salsa ostriche, la salsa di soia, il sake, il brodo granulare di pollo, i fili di peperoncini, l'olio piccante giapponese che si chiama rayu, il pepe del Sichuan, i semi di sesamo bianco tostato, i cipollotti tagliati sottili, grattugiato di zenzero e di aglio e il latte di soia non zuccherato. Questa è la ricetta da 2 porzioni. Nella pentolina piccola mettiamo 40 g di sake. Chi non ce l'ha sostituite con il vino bianco. Mettiamo anche 10 g di zucchero e la mettiamo sul fuoco e accendiamo. Quando comincia a bollire flambiamo con l'accendino il liquido che c'è nella pentolina e quando il fuoco si spegne completamente vuol dire che l'alcol è evaporato. Allora spegniamo il fuoco e lo mettiamo nella ciotola e ricordiamo quanti grammi sono. In questo caso ci sono 36 grammi e aggiungiamo 30 grammi di salsa di soia. Così il totale sono 66 grammi e ci ricordiamo. E la copriamo con la pellicola e la mettiamo nel frigo. Abbiamo un cetriolo piccolo che non ha i semi grandi all'interno. Dopo averlo lavato tagliamo 2 o 3 cm di estremità che lo univa alla pianta e eliminiamo la buccia alla estremità perché è a marognolo. Dopodiché lo tagliamo in diagonale per guadagnare la lunghezza e lo facciamo le julienne. E le usiamo 80 grammi e prepariamo 30 grammi di insalata già lavata e sgocciolata, i cipollotti tagliati fini quanto basta e un quarto cucchiaino di aglio grattugiato e un quarto cucchiaino di zenzero grattugiato. Prepariamo 2 ciotole per il ramen. Nella ciascuna ciotola mettiamo 3 g di brodo granulare di pollo e lo sciogliamo con 15 g di acqua calda e mescoliamo bene. Io sto usando il brodo granulare di pollo della marca giapponese che si può acquistare online anche in Italia, ma potete provare anche con quello italiano. Mettiamo 8 g di miso nella ciascuna ciotola e mescoliamo bene per scioglierlo. Abbiamo un barattolo di tahina. Dopo averla mescolata bene, mettiamo 15 g nella ciascuna ciotola e mescoliamo bene. Questa marca di tahina è salata, ma se usate la crema di sesamo della marca coreana o cinese o giapponese, probabilmente non è salata, quindi alla fine controllate la sapidità della zuppa e regolate con il sale. Mettiamo 7 g di salsa ostriche nella ciascuna ciotola e circa 1/8 cucchiaino di zenzero grattugiato e circa 1/8 cucchiaino di aglio grattugiato nella ciascuna ciotola. Chi preferisce che il sapore dell'aglio sia meno forte, aggiungetelo nella pentolina dove abbiamo fatto evaporare l'alcol di sake. Mettiamo anche un po' di pepe del Sichuan tostato e macinato nella ciascuna ciotola. Potete sostituire con il pepe bianco o con il pepe nero. Copriamo il tagliere con la pellicola trasparente e stendiamo circa 160 g di pancetta di maiale
tagliata sottile, dividendo in due e le copriamo con un'altra pellicola e la facciamo ancora di più sottile utilizzando il batticarne. Insistiamo per farla diventare più sottile possibile e la mettiamo da parte. Prepariamo una pentola grandina con l'acqua bollente non salata e lessiamo 2 fettine di pancetta alla volta. Quelle lessate le mettiamo nella ciotola. E le tagliamo a 5 o 6 cm di larghezza con i forbici da cucina. E mettiamo circa un cucchiaino di salsa che abbiamo preparato precedentemente, anche un po' di olio di riso o olio di sesamo e le condiamo mescolando bene. La salsa nella ciotola rimettiamo nel frigo per raffreddarla ancora. Nella pentola dove abbiamo lessato la pancetta mettiamo 200 g di spaghetti cinesi per il ramen. Il tempo della cottura dipende dalla marca e dalla grossezza degli spaghetti, ma nel mio caso ci vogliono 7 minuti. Durante la cottura li mescoliamo ogni tanto. Sono passati 7 minuti, li scoliamo e li raffreddiamo subito con l'acqua corrente. Quando si sono raffreddati, strofiniamo delicatamente gli spaghetti tra di loro per togliere l'amido che sta sulla superficie degli spaghetti, così quando li mangiamo risultano più buoni e piacevoli. Dopodiché li sgoccioliamo bene dandogli una leggera pressione. E li mettiamo da parte. Per un errore non ho registrato le immagini, ma in ciascuna ciotola per il ramen mettiamo la salsa che abbiamo preparato e abbiamo messo nel frigo, dividendola a metà. Devono essere rimasti circa 60 g di salsa dopo che ne abbiamo usata un po' per marinare la pancetta lessata, quindi 30 g per ciascuna ciotola. E mettiamo anche 150 g di latte di soia freddo per ciascuna ciotola. Ora latte di soia in commercio in Italia, questa marca che si chiama Alpro contiene più la soia ed è circa 98%, quindi fortemente vi consiglio e mi raccomando di scegliere quello non zuccherato. Dopo averla mescolata bene questa zuppa mettiamo gli spaghetti dividendoli a metà. Dopo averli fatti inzuppare completamente sistemiamo la linea degli spaghetti. Mettiamo le foglie della insalata, le julienne di cetorioli, la pancetta lessata e marinata, i cipollotti tagliati fini, ciascuno dividendo a metà. E alla fine mettiamo un po' di sesamo bianco tostato, il pepe del Sichuan tostato e macinato e l'olio piccante giapponese che si chiama Rayu. La videoricetta di Rayu ho già pubblicato e attacco il link nella descrizione, insieme tutti gli ingredienti e le dosi della questa ricetta. Nella videoricetta di Rayu sto preparando quasi 2 litri, ma questa volta ho fatto calcolando 1/8 delle dosi. Per dare ultimo tocco mettiamo un po' di fili di peperoncino. Ecco, nostro Hiyashi Tantan è pronto! È un piatto di ramen estivo e nutriente. Chi è vegetariano al posto del brodo granulare di pollo mettete il brodo granulare di alghe kombu.
E al posto della carne di maiale mettete kimchi tamago, che sarebbero le julienne di frittata sottile, oppure le uova marinate semicrude. Invece chi vuole preparare con il macinato di carne, che sarebbe più la ricetta classica del tantan men, guardate la videoricetta di tantan men caldo o tantan men senza zuppa. Tutte queste videoricette attacco il link nella descrizione. Questo piatto è invitante da vedere e ha un buonissimo profumo con piena di sfumature. Il profumo del sesamo, di soia, di olio piccante, di maiale e di pepe del Sichuan. Itadakimasu. Questo video termina qui, se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. Provatelo anche con aggiunta di mezzo cucchiaino di aceto di mela che fa esaltare la dolcezza della crema di sesamo e di latte di soia e la sapidità della salsa di soia. Sulla questa immagine potete vedere in versione gli spaghettoni grossi udon con la carne macinata. Provate anche con gli spaghetti di riso e chi è vegano consiglio di preparare il tofu teriyaki al posto della carne. Ci vediamo presto con la prossima videoricetta. Ciao a tutti! ごちそうさまでした。